Bentornati devastati. Vi devo dare una brutta notizia. I nostri monowheel amati e carissimi possono subire dei cut-off. Ma lasciate che vi spieghi come evitarli e come stare più lontani possibili dal rischio di avere dei cut-off. Ma lasciate che il vostro devastato vi dia qualche consiglio per non mai dover raccontare ai vostri amici che avete subito un cut-off. Ma cosa sono questi cut-off, mi chiederete? Il cut-off si verifica quando il vostro monoruota, portato al limite, non ce la fa più a bilanciarvi e quindi si spegne, semplicemente si spegne, e quindi voi indovinate cosa succede? Eh sì, ragazzi, andate per terra, faccia a terra, piedi a terra, culo a terra, a seconda di come succede il cut-off. Ma quando si verifica questo cut-off? Allora, principalmente si verifica, uno, quando andate troppo forte e magari succede che siete già a velocità massima, prendete una buca, il monoruota si sbilancia, non ha più la forza necessaria per tornarvi sotto i piedi e quindi va in cut-off e quindi faccia a terra. La stessa cosa può succedere in frenata, quindi richiesta eccessiva di potenza in frenata. Se fate una frenata troppo decisa, potrebbe succedere che si spenga. A me è successo con lo Sherman. Il primo giorno che ho avuto in mano il Veteran ho pensato bene di fare una bella frenata violenta tenendomi dalla maniglia così, e devo ammettere si è spento. Meno male che si è spento, che ero ormai praticamente fermo, quindi non è successo assolutamente niente. Ma anche in frenate brusche troppo violente può succedere che vada in cut-off. Attenzione! Un'altra cosa che può portare allo spegnimento del motore del nostro monowheel è l'inclinazione. Come molti di voi ben sanno, i monowheel hanno questa sicurezza: praticamente quando li si inclina su un fianco o sull'altro più di 45 gradi si spegne. Perché comunque ragazzi, se vi cade è importante che si spenga, ma quando ci siete sopra sarebbe importante che non si spenga. Ma è successo anche quello, mi è successo già anche quello, devo ammettere. Anche lì andavo piano, un paio di sbucciature e niente di che, ma perché arrivavo veloce da un salto ho preso una parabolica, ho piegato troppo e si è spento. Un terzo motivo per cui il monoruota potrebbe andare in cut-off è il sovraccarico. Immaginate, avete caricato il monowheel al 100%, ve lo siete dimenticati e ve l'avete caricato pienissimo. Uscite di casa, partite come dei razzi in discesa. Ciao, il monoruota carica, perché dovete sapere che il monoruota in discesa si carica, ma è già super carico, quindi va in sovraccarico e si spegne, ragazzi. Attenzione! Un'altra occasione in cui potrebbe succedere un cut-off è un malfunzionamento del monoruota. Certo è che i monoruota moderni sono molto sicuri, sono molto ben progettati e quindi queste occasioni sono rarissime. Quindi queste sono le situazioni in cui può verificarsi un cut-off. Adesso vi dirò come prevenire queste situazioni. Prima di tutto sappiate che dovete conoscere molto bene il vostro mezzo monowheel, perché ogni monowheel ha delle caratteristiche diverse e dei limiti diversi, quindi attenzione. Quali possono essere questi limiti? Like e non dimenticare di registrarti al canale adesso. Sicuramente la velocità, quindi cercate, quando scegliete il vostro monowheel, di sceglierne uno che raggiunga una velocità adeguata alla vostra richiesta. Mi spiego? Che se siete gente a cui piace correre è inutile che vi prendete un piccolo 14 o un 16S per esempio che si ferma ai 35 all'ora, perché poi rischiate di trovarvi a viaggiare sempre a quella velocità, la velocità massima, e rischiate davvero dei cut-off, quindi attenzione. Ci sono altre cose da sapere. Ci sono svariate marche e hanno svariati approcci al discorso sicurezza. Abbiamo la Kingsong che è molto attenta alla sicurezza. Sicuramente ogni monoruota della Kingsong ha
il tilt back. Cos'è il tilt back? Praticamente, raggiunta la velocità massima raggiungibile, le pedane, da che sono perfettamente perpendicolari al terreno, fanno questo leggero movimento, si inclinano leggermente all'insù in modo da obbligarvi a frenare. Certo è che il tilt back aiuta molto a prevenire i cut-off, siamo tutti d'accordo, ma sappiate che se guidate un KS, quindi un Kingsong, dovrete avere un approccio morbido, perché i KS non vanno guidati in maniera aggressiva, e ve lo dice il Davastato. Passiamo all'InMotion. Anche l'InMotion ha un approccio molto attento alla sicurezza, forse anche più di Kingsong, perché cosa fa InMotion? Praticamente quando il monoruota è carico al 100% vi permette di sfruttare tutta la potenza, quindi se avete un V11 di arrivare ai 55 all'ora, se avete un V10 di arrivare ai 40 all'ora. Ma come la batteria scende, anche le possibilità di correre diminuiscono, e quindi è una cosa molto graduale, quindi diciamo che incorrere in un cut-off su un InMotion credo sia molto difficile. Invece Gotway e Veteran, che sono le altre due marche con un diverso approccio alla sicurezza, diciamo che non c'è, l'approccio è zero. Se comprate un Gotway, Begode o Veteran, sappiate che potete disattivare tutte le sicurezze tranne un beep continuo che vi avverte che avete raggiunto l'80% della potenza richiesta, quindi da lì in poi è tutto a vostro rischio e pericolo. Ecco, quello non si può disattivare, meno male, almeno quello. Quindi fa affidamento solo al vostro orecchio, sperate di sentire il beep, perché tutti i cut-off che sono successi con questo mezzo è perché non hanno sentito il beep, hanno continuato a spingere. Un'altra cosa da stare attenti che differenzia le varie case è l'approccio alla guida. InMotion e Kingsong hanno un approccio alla guida più blando, quindi le pedane rimangono sempre parallele al terreno, non richiedono un grosso impegno, diciamo. Quando volete accelerare, anche se volete accelerare bruscamente, non c'è bisogno che vi buttate giù come dei matti, basta una leggera spinta. Mentre Gotway, che per qualche ragione ha un firmware che vi accompagna nei movimenti, richiede una guida più aggressiva, quindi quando volete accelerare dovete proprio spingere, buttarvi giù e spingere. Un'altra cosa da tenere in considerazione per evitare cut-off è 1. Il livello della batteria. Più la batteria è bassa e più il cut-off potrebbe avvenire a velocità anche basse. Quindi attenzione, ogni tanto date un occhio a quanto avete la batteria e se è bassa non esagerate. Un'altra cosa da tener conto è il tipo di percorso che state percorrendo. Se siete in piano, nessun problema. Se siete in salita o molto in salita, cercate di evitare di richiedere troppo al vostro monoruota, perché, come è abbastanza intuibile, la richiesta di potenza sarà sicuramente maggiore in salita. Per ultimo, ragazzi, mi raccomando, se siete dei pesi piuma, come vi ho già detto l'altra volta, non ci sono grossi problemi, ma se siete un po' dei pesi massimi, quindi 90-100 kg, ragazzi, i monoruota tribuleranno, faranno molta più fatica, quindi cercate di stare un po' più attenti voi altri, mi raccomando, attenzione. Quindi, ragazzi, ricapitoliamo. Cosa potete fare per prevenire il rischio di cut-off? 1. Scegliete un monoruota appropriato alle vostre esigenze. 2. Mai portarlo al limite, teniamoci sempre un pelo sotto e stiamo tranquilli. 3. Evitare le curve paraboliche. 4. Teniamo sempre d'occhio il livello della batteria e cerchiamo di non caricarlo mai al massimo, fermiamoci anche al 90-95%, va benissimo. 5. Evitare accelerate o frenate troppo brusche, soprattutto se guidate un KS. 6. Ma non ultimo per importanza, evitiamo di spingere troppo quando stiamo affrontando delle salite un po' impegnative. 7. Che non c'entra niente, ma è sempre molto importante, indossate sempre protezioni adeguate al vostro mezzo. Spero che i miei consigli possano esservi utili nell'evitare dei cut-off. Se lo saranno, lasciatemi un like, registratevi al canale se non l'avete ancora fatto e ricordate che se attivate anche la campanella non vi perderete nessun video del Davastato, e quindi continuate a non fare i bravi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!